industriale senza fine con colpi di scena, quella che interessa la Valle del Sacco. È stata appurata la presenza nell'aria di un inquinamento diffuso causato dalla lavorazione del lindano, un pesticida molto potente prodotto fin dagli anni 50 ed utilizzato in campo agricolo fino alla fine degli anni 80. Sul lindano la comunità scientifica continua ad interrogarsi. L'esposizione a questo pesticida infatti potrebbe seriamente alterare l'equilibrio del sistema endocrino, avendo effetti negativi sulla riproduzione umana. Secondo le forze dell'ordine, il lindano è scaturito dall'area di produzione industriale dell'ex SNIA BPD di Colleferro, propagandosi lungo il corso del fiume Sacco nelle falde acquifere ad esso circostanti. Pertanto le persone colpite dagli avvisi di garanzia, sempre secondo gli inquirenti, avrebbero messo in atto un disastro colposo ambientale. Intanto le indagini epidemiologiche... Colleferro la conosco per questo fatto, è nata prima la fabbrica e poi la città. Ho lavorato per 35 anni all'interno di questa realtà produttiva che è la BPT di Colleferro. Io mi chiamo Antonio Boschi, noi avevamo un contratto, il contratto dei chimici, dove la prima parte di questo contratto era legata alla sicurezza, no? Ambiente e sicurezza. Era il periodo di Chernobyl, erano quei periodi brutti, diciamo, no? Avevamo capito che le fabbriche a quell'epoca cominciavano ad inquinare. Io devo ammettere una cosa, che la gente quando usciva dalla fabbrica campava un anno, due e poi purtroppo moriva, questo era l'andazzo. Andazzo era questo, ragazzi, io lo ricordo con... però era questa insomma la situazione, era difficile. Però ce lavoravamo, ci stavano a lavorare 3.600 persone e con l'indotto arrivavamo a 20.000, non era che era poco, insomma la cosa era abbastanza grossa. È importante sapere, ce lo devono dire, qual è il nostro stato di salute. Che cosa ci aspetta? Perché purtroppo noi abbiamo una percezione diversa da quello che ci viene detto, ma finché non ci dicono lo stato di salute che ci spetta di diritto e forse di legge anche, io sto dalla parte propendo verso l'associazione dei medici che ci dà dei dati allarmanti e dei dati che non ci rassicurano. Ecco perché anche l'urgenza di nuovo di scendere qui in strada e di far sentire la nostra voce. La Valle del Sacco è un caso straordinario da un certo punto di vista. Ne ho sentito parlare per caso e poi quando avevo cominciato a fare questa serie di reportage ho pensato, beh, ma se questo è un caso davvero così grave, così importante e sta proprio qui alle porte di Roma, insomma, di una grande città, perché non se ne parla? Mi chiamo Marina Forti, sono una giornalista, ho lavorato molto su questioni di inquinamento industriale e così mi sono imbattuta ad esempio nella Valle del Sacco. Perché proprio là? Perché in una zona rurale bella e anche produttiva, diciamo, dove c'è una campagna produttiva? Perché Colleferro è appunto su un fiume e serviva una zona con colline e acqua che fosse sulle vie di comunicazione e di lì passa la ferrovia Roma-Napoli e già un secolo fa era così naturalmente e nonché la via Appia, che fosse vicino a dei centri abitati però non troppo vicino perché serviva spazio e quindi era il posto perfetto dove mettere una fabbrica di esplosivi. Allora la città di Colleferro non esisteva, dato che arrivava manodopera da fuori, arrivavano con le famiglie, quindi bisognava costruire gli alloggi e così è nato il primo nucleo di Colleferro. Sono Alberto Valleriani, presidente della Rete per la tutela della Valle del Sacco, un'associazione, un'organizzazione di volontariato, e l'acronimo è Retuvasa. Io sono di Colleferro, però gironzolo un po' per la Valle del Sacco, quindi mi sento cittadino un po' della Valle del Sacco. Abbiamo studiato molto la questione di Colleferro sulle vendite di armamenti, poi abbiamo trovato delle correlazioni con il fattore inquinamento derivante da queste aziende, e da lì troviamo un vuoto, un mondo intero che ci si apre a livello di mancanza di informazione. Poi successe che una notizia ANSA riportata poi da un giornale nazionale, a un quotidiano nazionale,
affermava che il 55% della popolazione della Valle del Sacco era contaminata da questa sostanza che poi abbiamo imparato a conoscere molto bene, che era il beta-esaclorociclesano, un pesticida che veniva prodotto a Colleferro. Da quella situazione non ci siamo fermati più, cioè da lì io lo identifico come il momento più reattivo all'interno della valle, perché lì si è andato a toccare proprio l'aspetto biologico, gli esseri umani, nel senso che abbiamo mangiato dei prodotti che erano contaminati e ci ritroviamo anche noi con dei probabili problemi anche per il futuro nostro e dei nostri figli. Perché c'è stato tanto silenzio sul caso della Valle del Sacco? In parte perché anche a Colleferro è successo quello che è successo in tutta Italia, quella sorta di scambio non detto tra l'inquinamento e il lavoro. Appunto negli anni 50-60 non molti sapevano, si rendevano davvero conto della portata di questo inquinamento. Oltre a questo a Colleferro però c'è stato un altro fattore, ed è il fatto che fino agli anni 60 compresi gran parte della produzione era ancora produzione bellica. Non era permesso e comunque non era incoraggiato, non era benvenuto andare a mettere troppo il naso in che cosa avveniva dentro a quelle fabbriche. E poi però ci sono delle cose paradossali che io ancora non mi spiego. C'erano dei lavoratori che descrivevano delle cose che erano illegali anche allora, anche se le normative ambientali allora erano sicuramente più leggere di adesso, ma ad esempio dicevano come i fusti di reflui, tutti i reflui di tutte le lavorazioni mescolati insieme venivano messi in dei bidoni che poi venivano portati in una cosa che loro chiamavano il campo spazzatura, cioè una specie di grande fossa scavata all'interno del stabilimento, dove poi veniva bruciato tutto. Questa è una cosa che oggi grida vendetta, ma era illegale, era irregolare già allora. Vedi lì c'ha gli inceneritori. Lì è ARPA 1, tu non vedi niente, però lì c'erano, cioè in una situazione così che sembra incontaminata, c'erano tutti i fusti tossici. I fusti tossici passavano sotto gli inceneritori, passa una galleria, c'è una galleria che sbuca dall'altra parte, e poi li andavano a sotterrare qui, a mettere a catastare qui o più giù a seconda delle esigenze. Erano dei siti che a servizio proprio dell'azienda andavano là e buttavano la robaccia. Vabbè, questo è l'inizio, diciamo è l'epicentro di quella che è stata la contaminazione a beta-esaclorociclesano. La fabbrica di Colleferro, come fabbrica delle armi, ha dismesso, ma non perché è maturata una coscienza per dire non vogliamo più la guerra, ma perché era troppo difficile modificare il meccanismo sia ambientale che produttivo di questa fabbrica, se no non avrebbero smesso. Quando è maturata la coscienza per dire al padrone, al capitalismo, per dire devi produrre in una maniera nuova, in una maniera diversa, in una maniera più pulita, e questo ci ha abbandonato. Questa è stata un po' la situazione, ma non è che ha abbandonato solo la fabbrica della BPT, ma per esempio ha abbandonato la fabbrica delle carrozze ferroviarie. Questo è stato un altro dramma, perché le carrozze ferroviarie venivano costruite con l'amianto, no? Quindi ci sono delle storie qua dell'amianto, no? Storie molto importanti, ecco, quindi questa è un po' la situazione. Cioè, non è che siamo come Casalmonferrato, ma quasi, insomma, questa è stata la situazione. E poi tutta questa gente che in effetti poi man mano scoprivamo che si ammalava e moriva perché veniva colpita da questi tumori. La cosa non è che non ti colpisce, anzi, cioè, posso ritenermi fortunato che sono uno di quelli che a questa età ancora sopravvivo, ma come invece ne stanno tanti altri, ma tanti altri che lavoravano con me purtroppo non ci stanno più. Questa è la cosa drammatica. Ecco, diciamo, l'emergenza è scoppiata nel 2005, quando è emerso che il latte delle mucche, delle aziende, delle fattorie tra Anagni e Colleferro, in quella zona lì, erano contaminate da una sostanza che, detta così, sembra uno scioglilingue, il beta-esaclorociclesano, un pesticida molto usato in agricoltura, ma in realtà vietato già da
parecchi anni. Solo andando a cercare l'origine di questa contaminazione di queste mucche, delle mucche insomma del latte prodotto in quella zona, si è arrivati poi all'area industriale di Colleferro. Ci è voluto un secolo perché almeno il problema emergesse. Questo è stato, diciamo, il fosso che ha avuto l'effetto di migrazione dei contaminanti verso il fiume principale, che è il fiume Sacco. Cioè è una cosa tanto così. È come un virus questo qua. Questo teoricamente doveva andare al depuratore consortile. È sfuggito qualche cosa, bypass del depuratore, e da lì è entrata nel fiume Sacco. Quindi poi il fiume è l'elemento quello che ha portato poi tutto il disastro. Però non è lui. Lui è stato il recettore finale, perché eccolo questo. Il primo allarme è stato a Colleferro e 7-8 comuni intorno a Colleferro. E quello che è emerso è che l'intero corso del fiume Sacco, da Colleferro fino a Ceprano, cioè fino a dove si butta nel Liri, sono 70 chilometri di corso di questo fiume e sono completamente disseminate non solo dell'inquinamento prodotto da Colleferro e che poi va a valle, ma sono poi una zona disseminata di tantissime industrie, grandi, piccole, medie, piccole soprattutto. Quindi è uno dei siti più complicati perché coinvolge diverse sostanze, diversi tipi di inquinanti. Oggi, nel 2019, siamo arrivati, con il sito che nel frattempo si è allargato, ad avere per la prima volta finalmente un accordo di programma che è stato firmato nel marzo di quest'anno, un accordo di programma per procedere effettivamente alla bonifica. Sono passati 10 anni di vicissitudini varie, naturalmente anche molto di lentezze, di mancanza di volontà politica, eccetera, ma anche molto di complicazione perché lì abbiamo a che fare con un sito che si è allargato e si è complicato via via che si scoprivano nuove cose. Sono interessati circa 7.300 ettari di territorio misto tra aree industriali e aree ripariali a ridosso del fiume, 19 comuni, 79 aziende. Questa terra era una terra florida, fiorente, cioè c'era un sacco di pregi. Con l'intervento della Cassa del Mezzogiorno ha modificato la sua pianificazione. A quel punto il miraggio industriale ha portato tutte le forze agricole, le ha portate tutte in fabbrica. Però poi qual è stato il riscontro definitivo di tutta questa storia? Che gli operai si sono ammalati, i figli in tanti casi possono ricevere con le modificazioni genetiche anche quello di cui si sono ammalati i genitori, cioè il tornare a lavorare la terra è complicato in questo contesto, però non bisogna mai disperare perché se si ha la visione giusta si può tornare a usufruire della terra in un modo, diciamo, compatibile, no? Noi non siamo contro le aziende, assolutamente, portano lavoro, però le aziende che si innestano devono essere compatibili con il territorio e soprattutto con la visione di territorio che deve essere globale.